Capitolo 1. Il risveglio brusco. Tutto inizia lontano dal fango delle trincee. È l'estate del 1914. All'Hotel Excelsior del Lido, la Belle Époque vive il suo ultimo e sfolgorante ballo. L'aria profuma di salsedine. Le terrazze sono affollate di aristocratici austriaci, tedeschi ed italiani. Brindano insieme. Sono ignari che il mondo stia per andare in frantumi. Venezia è ancora la regina incontrastata dei salotti, una città che sembra esistere fuori dal tempo. Nessuno guarda il cielo con paura. Il cielo serve solo per ammirare i tramonti sulla laguna o per contare le stelle nelle notti di festa. Ma il calendario scorre, la narrazione cambia bruscamente. Siamo al 24 maggio del 1915, l'Italia entra in guerra e Venezia scopre improvvisamente la propria fragilità geografica. La sua posizione, per secoli fonte di immensa ricchezza, ora è un pericolo. Non è Roma, protetta al centro della penisola, e non è Milano. Venezia è la grande città italiana più esposta, un gioiello di pietra e acqua, a breve distanza di volo dalle basi austriache di Trieste e di Pola. L'alba di quel 24 maggio non porta il sole, porta un presagio metallico. Mentre il resto d'Italia si sveglia leggendo i proclami patriottici sui muri, i veneziani si svegliano con un suono inedito. Non è il vento, non è il mare, è un rombo sordo, fastidioso, fa tremare i vetri. Venezia, in oltre 1000 anni di storia, non aveva mai conosciuto la guerra moderna. Il nemico non arrivava più dal mare con le navi, come ai tempi dei turchi. La guerra, per la prima volta, arrivava dall'alto. Sono le prime ore del mattino. Gli idrovolanti austriaci violano il cielo veneziano. Le bombe cadono sull'arsenale, colpiscono la zona vicino al cimitero, sfiorano i tetti antichi. È un trauma senza precedenti. I cittadini si affacciano alle finestre in camicia da notte, increduli. La guerra entra nel salotto buono d'Italia, arriva dal cielo, invisibile fino all'ultimo secondo. Nelle settimane successive la trasformazione della città è rapida e silenziosa. L'ordine del comando militare è perentorio, oscuramento totale. Immaginate cosa significa per Venezia, la città che si specchia nell'acqua, la città della luce. Per la prima volta dopo secoli, Venezia deve spegnersi ogni sera al tramonto. Niente più lampioni a gas, niente bagliori dalle finestre dei palazzi sul Canal Grande. È l'inizio di un grande e pesante silenzio, un silenzio irreale che diventerà la vera colonna sonora di quegli anni. I vaporetti, un tempo carichi di turisti, subiscono una sorte diversa. Molti vengono requisiti e adattati alle esigenze della guerra. Scivolano nella nebbia, senza rumore. In questo clima di ansia emerge la figura gigantesca del patriarca Pietro La Fontaine. Mentre in molti lasciano la città, lui rifiuta di abbandonare la sua gente. Trasforma il patriarcato in un centro vitale di assistenza, organizza aiuti concreti, distribuisce pane e cibo, allestisce rifugi per gli sfollati e porta conforto alle famiglie più povere e colpite. La città, intanto, trattiene il respiro. Il buio inizia a generare mostri e sospetti. Le acque riflettenti della laguna diventano una mappa luminosa per i bombardieri nemici. Per la prima volta nella sua storia, Venezia capisce che la sua bellezza non la proteggerà più. Capitolo 2. Il cielo di fuoco e la difesa della bellezza. Il primo anno di guerra spazza via ogni illusione. Venezia è tra le prime grandi città d'arte europee a sperimentare la guerra aerea moderna. Il cielo, che per secoli ha ispirato i pittori del Rinascimento con la sua luce, è diventato una minaccia. I veneziani imparano a scrutare le fasi lunari con il fiato sospeso. Imparano a temere la luna. La chiamano, con amara ironia, la lampada dell'austriaco. Quando c'è la luna piena, le calli si svuotano in fretta. Quella luce argentea trasforma l'acqua della laguna e i tetti di piombo in un enorme specchio, un bersaglio,
perfettamente visibile dall'alto per i bombardieri nemici. In quelle notti si arriva a pregare per la pioggia, si invoca la nebbia fitta, l'antica alleata, che nasconde i profili dei campanili. Poi arriva l'evento che cambia la percezione del conflitto. La data è il 24 ottobre 1915. Una bomba austriaca sfonda il tetto della chiesa degli Scalzi, vicino alla stazione ferroviaria. Non è un obiettivo militare. Il soffitto della chiesa, affrescato da Giambattista Tiepolo, va in frantumi. In una frazione di secondo, un pezzo di storia d'arte diventa polvere. Il mattino dopo, la gente si raduna in silenzio davanti alle macerie. Quella polvere colorata sul pavimento insegna una lezione amara. La guerra moderna non ha rispetto per la storia. Entra in scena un esercito diverso. Architetti, operai, tecnici della soprintendenza e intellettuali come Ugo Oietti. Per molti di loro, salvare l'arte significa salvare l'identità stessa della città. Inizia una corsa contro il tempo. Venezia si trasforma in un immenso cantiere di guerra difensiva. Chi cammina in piazza San Marco non vede più i marmi scintillanti, vede una fortezza. Il palazzo ducale viene ingabbiato. Le sue fragili arcate gotiche al piano terra, che reggono un peso enorme, vengono puntellate con massicci pilastri di mattoni. Il palazzo indossa una pesante armatura. I capitelli decorati vengono avvolti in spessi strati di tela. Materiali poveri invadono i luoghi simbolo della ricchezza artistica italiana. Migliaia e migliaia di sacchi di sabbia arrivano a bordo di pesanti barconi. È qui che la grande storia si mescola alla fatica quotidiana. Sono i gondolieri, i barcaioli e i manovali veneziani a caricarsi in spalla quel peso. Sudano sui gradini dei ponti, issano i sacchi a forza di braccia sulle altane, li accatastano per formare muri davanti ai portali delle chiese. Anche i ragazzi danno una mano, in una città dove la difesa dei monumenti diventa uno sforzo collettivo. Per attutire le esplosioni e prevenire gli incendi si usa persino l'alga di laguna bagnata, stipata dentro vecchi materassi. La basilica di San Marco scompare alla vista, sepurta sotto tavole di legno e giuta. All'interno, nella penombra, le statue e i marmi più delicati vengono fasciati, quasi come i feriti che iniziano ad affollare gli ospedali militari. C'è una scena che rimane impressa nella memoria di chi l'ha vissuta: la rimozione dei 4 cavalli di San Marco. Quei bronzi millenari, simbolo dell'indipendenza della Serenissima, devono fuggire. Vengono imbragati e calati lentamente dalla loggia, dondolando nel vuoto sopra la piazza. Caricati su grandi chiatte, verranno trasferiti in gran segreto e nascosti nel cortile di Palazzo Venezia, a Roma. La città si spoglia dei suoi gioielli per non vederli distrutti. Smontare, coprire e nascondere Venezia richiede uno sforzo logistico imponente, in un momento in cui iniziano a farsi sentire le prime privazioni materiali. Ma ogni sacco di sabbia posto, ogni tavola inchiodata, ogni statua calata nell'abbuio di una cripta non era solo un riparo tecnico. Sotto il legno, la sabbia e i ponteggi, Venezia cercava semplicemente di sopravvivere. Capitolo 3. Caccia alle spie e paranoia. Mentre gli operai lavorano per blindare i palazzi, nelle calli inizia una guerra diversa, più silenziosa. Venezia viene dichiarata formalmente zona di guerra. È un passaggio burocratico che cambia radicalmente le regole della vita quotidiana, a partire dalla notte. L'oscuramento diventa una condizione permanente. La città illuminata a gas, quella dei riflessi sull'acqua, scompare. Al tramonto, Venezia precipita in un buio innaturale e profondo. Le grandi vetrate storiche del Florian e del Quadri, in piazza San Marco, vengono schermate con vernice scura e tendaggi. Ma la guerra entra anche nelle case comuni, nei sestieri popolari, dove non ci sono i soldi per comprare pesanti tende oscuranti, intere famiglie passano le serate a inchiodare vecchie coperte o pezzi di cartone agli infissi di legno.
Nessuno spiraglio deve filtrare all'esterno. Accendere un fiammifero in strada per fumare una sigaretta diventa un reato. Questo buio altera la geografia fisica della città. Venezia diventa un labirinto ostile. Orientarsi è difficile. La gente impara a muoversi in un modo nuovo. Si cammina rasente i muri, si sfiora con la mano la pietra fredda e umida dei palazzi per orientarsi, cercando di capire, nel buio totale, dove finisce la strada e dove inizia il canale. Le cronache dell'epoca iniziano a riportare sempre più incidenti notturni, persone che, tradite dall'oscurità e da un attimo di distrazione, scivolano sui masegni umidi e cadono in acqua. Senza i vaporetti civili, l'acustica di Venezia cambia. L'acqua fa da immensa cassa di risonanza. Nel silenzio, ogni rumore si amplifica. I rintocchi degli stivali chiodati delle pattuglie militari sui ponti di legno ricordano a chiunque sia in ascolto che la città è sotto sorveglianza. In questa penombra, il sospetto inizia a insinuarsi nella vita di tutti i giorni. La paura del nemico che colpisce dal cielo si mescola a qualcosa di più subdolo. La stampa e le autorità avvertono che in città potrebbero nascondersi degli informatori. Basta poco perché la logica della guerra distorca la realtà. Una tenda mossa dal vento, che scopre per un secondo la fiamma di una candela, viene subito interpretata come segnale visivo per i bombardieri. Inizia la stagione delle denunce, spesso basate sul nulla. Una donna anziana viene segnalata dai vicini per aver acceso un lumino votivo in casa. Un artigiano finisce sotto indagine perché sorpreso a guardare il cielo con un piccolo binocolo di teatro. La fiducia reciproca si incrina, la diffidenza entra persino nelle osterie e nei bacari, i luoghi tradizionali della socialità veneziana. L'atmosfera si fa guardinga. Basta che la porta di legno si apra e che entri un militare in divisa perché un oste abbassi lo sguardo e i clienti riducano le conversazioni a un sussurro. Lamentarsi ad alta voce del pane che scarseggia o dubitare dell'esito della guerra è diventato pericoloso. Si rischia l'accusa di disfattismo e arresto. I veneziani, abituati a vivere per strada e in piazza, imparano a pesare le parole. C'è un dettaglio, apparentemente marginale, che fotografa bene questa rigidità: i colombi. Fino a poco tempo prima erano l'attrazione dei turisti in piazza San Marco. Ora il comando militare teme che possano essere usati come piccioni viaggiatori per inviare messaggi oltre il fronte. Scattano direttive per il censimento delle colombaie, confische e abbattimenti. Anche la natura della città viene inquadrata nella logica del sospetto. A pagare il prezzo più alto di questo clima furono soprattutto i residenti di origine straniera. A Venezia vivevano da generazioni famiglie di commercianti e professionisti di lingua tedesca e austriaca, erano perfettamente integrati. All'improvviso i loro cognomi e i loro accenti diventano un problema. Molti subiscono controlli severi, altri decidono di lasciare la città o vengono allontanati. Prima ancora di svuotarsi fisicamente, Venezia si sveste della sua antica identità cosmopolita. La capitale dei mercanti e dell'ospitalità si ritira in se stessa. Diventa una città silenziosa, dove si impara a convivere con il buio, con la diffidenza e con una guerra che sembra non finire mai. Capitolo 4. L'Excelsior insanguinato. A pochi chilometri dalle calli di Venezia, oltre l'acqua della laguna, si allunga la fascia sabbiosa del Lido. Fino all'estate del 1914 era il ritrovo dell'aristocrazia europea. Al centro di questo mondo c'è l'Hotel Excelsior, un palazzo costruito in stile moresco, con terrazze affacciate direttamente all'Adriatico e grandi saloni progettati per accogliere i balli e gli eventi mondani della stagione estiva. Con l'inizio del conflitto, le necessità logistiche investono anche le isole. Il fronte dello Zonzo e del Carso si trova a breve distanza ferroviaria e il numero dei feriti cresce costantemente. Gli ospedali civili veneziani, i conventi e persino le scuole esauriscono in poco tempo lo spazio disponibile. Le autorità militari devono trovare nuove strutture. L'Excelsior viene requisito per conto della Croce Rossa. Le operazioni di sgombero degli arredi iniziano quasi subito. I tappeti vengono arrotolati e portati via. Le poltrone, i tavolini da tè e le specchiere finiscono stipati nei magazzini.
le enormi sale da mangiare del piano terra vengono completamente svuotate. Direttamente sui pavimenti di marmo vengono montate centinaia di brandine di ferro, allineate rigorosamente l'una accanto all'altra. Il trasferimento dei feriti verso il lido richiede una logistica complessa. I soldati scendono dai treni ospedale alla stazione di Mestre o a quella di Santa Lucia. Da lì il trasporto militare prosegue via acqua. Vengono caricati sulle chiatte o sui vaporetti grigi della marina e attraversano la laguna per raggiungere gli approdi dell'albergo. Quando le porte dell'Excelsior si aprono, le barelle con i soldati ancora sporchi della terra delle trincee entrano sotto i lampadari di Murano e gli stucchi decorativi. I corridoi cambiano odore. Subentra l'odore dell'etere, dell'acido fenolico utilizzato per disinfettare e dei medicamenti. L'acustica dei grandi saloni, originariamente pensata per la musica, fa ora rimbalzare i colpi di tosse, le voci dei medici e il respiro dei feriti. Nelle camerate lavorano le crocerossine. Provenienti in gran parte dall'alta borghesia veneziana, si ritrovano ad operare proprio negli stessi spazi che prima frequentavano per villeggiatura. Indossano il grembiule bianco e il velo. I loro compiti sono estremamente pratici. Sostituiscono fasciature, fanno bollire i ferri chirurgici, assistono i medici militari e distribuiscono i pasti durante i turni. Tra le corsie si incontrano mondi molto lontani. Da una parte le infermiere borghesi, dall'altra i feriti, per lo più giovani contadini, richiamati dalle campagne di tutta Italia, molti dei quali non si erano mai allontanati dal proprio paese prima della chiamata alle armi. Le croce rossine si occupano anche di tenere i contatti con le famiglie, si siedono accanto ai letti e scrivono lettere sotto dettatura per i soldati analfabeti, indirizzando la posta a madri e mogli rimaste lontane dal fronte. Dalle ampie finestre dell'Excelsior si vede ancora l'Adriatico. Il rumore della risacca sulla sabbia accompagna le ispezioni notturne dei medici con le lampade schermate. L'intero assetto dell'isola era mutato. Il lido non era più un luogo di villeggiatura e i suoi alberghi non ospitavano più turisti. Tra il mare e l'emergenza medica, l'isola aveva semplicemente cambiato funzione, diventando uno dei punti di passaggio e di sosta della guerra. Capitolo 5. L'incubo di Caporetto e l'esodo. L'autunno del 1917 segna una rottura nella quotidianità veneziane. Fino a questo momento, la guerra era stata percepita soprattutto come un pericolo che cadeva dall'alto, ma a fine ottobre le notizie provenienti dal fronte cambiano la geografia del conflitto. 24 ottobre, Caporetto. Le linee italiane sull'Isonzo cedono. La guerra si sposta fisicamente, arretra fino alla linea del fiume Piave, a poco più di 30 km in linea d'aria dalla laguna. Questo avvicinamento si avverte prima di tutto attraverso i sensi. In piazza San Marco e lungo le fondamente, le persone iniziano a percepire un rumore nuovo. Non è più il ronzio intermittente dei motori degli idrovolanti, è un brontolio basso, sordo e continuo. È l'artiglieria terrestre. Nelle giornate in cui il vento soffia da nord-est, i colpi di cannone si fanno più nitidi e arrivano a far vibrare le finestre dei palazzi. La vicinanza del fronte innesca un movimento di massa. Inizia quello che le cronache dell'epoca registrano come l'esodo. Molti capiscono di dover lasciare le proprie case. La stazione ferroviaria di Santa Lucia diventa il punto di convergenza per le persone in attesa di un treno verso l'Emilia-Romagna o il sud Italia. Chi non riesce a viaggiare su rotaia utilizza la via dell'acqua. I canali principali si riempiono di barche da trasporto, trabaccoli e chiatte. Vengono caricate con materassi, bauli, pentole e i mobili più essenziali. La popolazione si riduce drasticamente nel giro di poche settimane, decine di migliaia di persone lasciano la città. I sestieri più popolari ed estesi, come Castello e Cannareggio, si svuotano. Chi cammina per quelle calli vede decine di portoni sbarrati, le imposte di legno vengono chiuse, le case restano vuote, spesso con gli oggetti di uso quotidiano lasciati esattamente dove erano il giorno della partenza. Mentre i civili sfollano, ai vertici politici e militari si discute il destino della città. Di fronte all'avanzata delle truppe austro-tedesche verso il Piave, nel governo italiano prende forma un'ipotesi radicale:
Dichiarare Venezia città aperta. Significherebbe rinunciare a difenderla militarmente, permettendo al nemico di occuparla senza combattere, con l'obiettivo di salvare i monumenti e l'architettura da un bombardamento di artiglieria. Ma gli ammiragli della Regia Marina si oppongono fermamente a questa prospettiva. L'ammiraglio Paolo Taon di Revel considera inaccettabile l'idea di cedere la piazzaforte marittima e l'arsenale. La discussione politica è complessa e i giorni sono dominati dall'incertezza, ma alla fine prevale la linea della difesa. Per prepararsi ad un'eventuale invasione via acqua, la città ricorre all'unica arma naturale di cui dispone da sempre, la conformazione stessa della sua laguna. Viene dato un ordine preciso, che per i pescatori e i marinai locali ha un impatto visivo immediato. È la rimozione delle bricole. Quei grossi pali di legno conficcati a gruppi nel fango che da secoli indicano le vie navigabili e i canali profondi. Senza le bricole, la superficie dell'acqua diventa uniforme e ingannevole. La navigazione diventa estremamente rischiosa per chi non conosce i fondali. La città cancella letteralmente la propria segnaletica geografica. L'obiettivo è trasformare lo specchio d'acqua in una trappola logistica, un labirinto dove i mezzi anfibi o le imbarcazioni nemiche finirebbero per incagliarsi tra le secche di fango. I canali di accesso dal mare aperto vengono protetti con uno sbarramento di mine sottomarine. I vaporetti civili spariscono del tutto, sostituiti dalle torpediniere e dalle barche di pattugliamento della marina militare, verniciate di grigio. La città civile, quella dei mercati e dei campielli affollati, cede il passo ad una base militare avanzata. Svuotata della maggior parte dei suoi abitanti, con i palazzi protetti dai sacchi di sabbia e una laguna resa volutamente insidiosa, la città si prepara ad affrontare l'inverno del 17, ascoltando il rumore dell'artiglieria dal fronte vicino. Capitolo 6. La guerra dei poveri. Dopo il grande esodo dell'autunno, la città assume un aspetto spettrale, ma Venezia non è completamente disabitata. Chi è rimasto in città? Sono per lo più le famiglie che non avevano i mezzi, i risparmi o i contatti per pagarsi il viaggio e trasferirsi nel sud Italia. Sono gli anziani che si rifiutano di abbandonare le case dove hanno passato tutta la vita. E poi ci sono i lavoratori essenziali, necessari per mantenere attiva la macchina portuale e militare. Per questa popolazione civile, la guerra cambia volto. Non è più solo il timore delle bombe o l'ansia per le spie. Diventa una battaglia materiale, quotidiana e sfibrante. Il primo, costante problema, è il cibo. Il rifornimento alimentare di Venezia, un'isola che per sopravvivere dipende interamente dalla terraferma, entra in crisi. Le autorità introducono la tessera annonalia, un documento cartaceo che regola e limita gli acquisti di base per ogni nucleo familiare. Ma avere la tessera non garantisce di trovare la merce. Le code fuori dai pochi forni aperti iniziano prima dell'alba, nel freddo umido delle calli. La razione di pane diminuisce costantemente e il pane stesso cambia. La farina bianca, raffinata, scompare del tutto. I fornai iniziano a produrre un impasto scuro, denso e pesante, mescolato con patate, crusca o farine di scarto. Masticarlo è faticoso. Chi ha vissuto quei mesi ricorda il sapore amaro di una pagnotta che serviva più a riempire temporaneamente lo stomaco che a nutrire davvero. Anche il mercato di Rialto, per secoli il cuore caotico e rumoroso del commercio cittadino, cambia aspetto. I banchi della pescheria restano spesso vuoti, i pescatori veneziani e chioggiotti non possono più avventurarsi in mare aperto e non possono nemmeno navigare liberamente all'interno della laguna, perché molte aree vengono pesantemente militarizzate, interdette alla navigazione civile e sbarrate da difese sottomarine. Il pesce fresco, che per generazioni era stato l'alimento base e accessibile dei sestieri popolari, diventa una rarità. Di pari passo con la scarsità, emerge inevitabilmente il mercato nero. Lontano dai controlli delle guardie annonarie, i prezzi sfuggono a ogni logica. Nei retrobottega, beni primari come lo zucchero, il caffè o una bottiglia d'olio d'oliva raggiungono quotazioni impensabili per la gente comune. Spesso il denaro non basta più e il cibo viene barattato con oggetti di famiglia, biancheria di pregio o fedi nuziali. Oltre al cibo, mancano i beni per l'igiene. Il sapone scarseggia,
Le condizioni igieniche generali peggiorano. Gli ufficiali sanitari e i medici degli ospedali cittadini iniziano a registrare un aumento preoccupante dei casi di denutrizione, specialmente tra i bambini. I volti dei ragazzi che giocano nei campielli deserti si fanno più scavati, i loro vestiti più larghi. A complicare questa situazione di fragilità arriva il freddo. L'inverno tra il 17 e il 18 è particolarmente rigido. Il carbone, che prima della guerra alimentava i riscaldamenti, i vaporetti e le industrie, non arriva più. Le case veneziane, specialmente quelle ai piani terra, lambite direttamente dall'acqua dei canali, diventano scatole di umidità e gelo. Per scaldarsi, le famiglie bruciano quello che possono. Si inizia con la legna da ardere, finché c'è, poi si passa agli oggetti di casa. Nei mesi più duri, pur di alimentare la stufa e asciugare i panni, si arriva a sacrificare i mobili vecchi, le sedie impagliate o le asse di legno dei pavimenti dissestati. Eppure, in questa città fredda e denutrita, c'è una parte della popolazione che garantisce letteralmente la tenuta logistica di Venezia. Sono le donne. Con la stragrande maggioranza degli uomini adulti richiamati al fronte, le veneziane prendono il loro posto nei lavori pesanti. L'Arsenale, la storica area industriale e navale, apre le porte alla manodopera femminile. Un numero sempre crescente di donne, dalle ragazze giovani alle madri di famiglia, indossa la tuta da lavoro. I loro compiti non hanno nulla di leggero. Si sporcano le mani di grasso riparando i motori delle imbarcazioni militari, assemblano munizioni, lavorano nelle falegnamerie, cuciono le tele spesse per gli aerei e impastano il cemento necessario per rinforzare le postazioni antiaeree sparse per la laguna. I turni sono lunghi, il lavoro è fisicamente provante e la paga serve a malapena a comprare il cibo razionato. L'impegno di queste operaie, insieme ai tecnici specializzati rimasti in città, evita che l'Arsenale si fermi. Mese dopo mese, la vita civile si è ridotta a poche semplici necessità: resistere all'umidità, cercare una porzione di pane e aspettare in silenzio le notizie dal fronte. Capitolo 7. I Cavalieri della Laguna e la città fantasma. Nell'inverno del 1918, Venezia ha assunto i contorni di una città vuota. La popolazione civile si è ridotta al minimo indispensabile. Il silenzio che avvolge le isole non è più solo la conseguenza dell'oscuramento notturno o della mancanza di turismo. È il sintomo di una stanchezza profonda. Dopo quasi 3 anni di conflitto, l'attesa logora gli animi. Ma dietro le alte mura di mattoni dell'Arsenale, lontani dagli sguardi dei pochi passanti, i bacini di carenaggio raccontano una storia diversa. C'è un'attività lavorativa continua, ritmata dai rumori dei martelli e dei macchinari. In questi cantieri non si costruiscono più le grandi navi che avevano fatto la fortuna marittima della Serenissima. Dagli scali escono imbarcazioni di dimensioni ridotte, piccole, di legno, spesso dipinte in tonalità studiate per renderle poco visibili nella navigazione notturna. Sono i MAS, i motoscafi armati siluranti. Visti da vicino, sono poco più che motoscafi, veloci e leggeri, armati essenzialmente con 2 siluri. Navigare su questi mezzi non ha nulla di romantico. Le missioni si svolgono prevalentemente di notte. Gli equipaggi, composti da pochissimi uomini, passano ore al freddo intenso, investiti costantemente dagli spruzzi d'acqua salmastra. Sono assordati dalle vibrazioni dei motori e costretti a respirare l'odore acre della benzina in spazi restrittissimi. Sanno che, in caso di scontro a fuoco, il sottile scafo di legno non offre alcuna protezione. In questa Venezia pesantemente militarizzata si muovono ufficiali, marinai e figure che cercano di dare un senso a questo conflitto. Tra loro c'è Gabriele D'Annunzio. Il poeta ha un'intuizione chiara. Capisce che in una guerra fatta di trincee, fango e logoramento serve un gesto simbolico, un'impresa capace di colpire l'immaginazione pubblica per rialzare il morale del paese. Nel febbraio del 1918 partecipa alla missione che passerà alla storia come la Beffa di Bucari.
30 uomini, a bordo di 3 MAS, si infiltrano in una baia protetta della costa croata. L'impatto militare dell'azione è minimo, ma il valore propagandistico è enorme. Lasciare bottiglie galleggianti con messaggi ironici nel porto nemico è un atto teatrale. In una Italia ancora scossa dalla rotta di Caporetto, D'Annunzio usa Venezia come base per sfidare l'impero austro-ungarico con l'arma della derisione. Sa che, a volte, i simboli possono pesare quanto i proiettili. Tuttavia, le sorti della guerra navale non si decidono solo con la propaganda. Servono risultati pratici. L'azione che segna il punto di svolta nell'Adriatico porta la firma di un uomo caratterialmente molto diverso dal poeta, Luigi Rizzo. Rizzo è un comandante di poche parole, un uomo di mare pragmatico, abituato a valutare le correnti e a calcolare i rischi con estrema freddezza. Il 10 giugno del 1918, al largo dell'isola dalmata di Premuda, compie un'azione tattica che ha un enorme impatto psicologico e strategico. Intercetta la Santo Stefano, una delle corazzate più moderne e imponenti della marina austriaca. È lo scontro tra due epoche della tecnologia militare. Da una parte un gigante d'acciaio, lungo oltre 150 metri e armato con cannoni di grosso calibro. Dall'altra 2 piccoli motoscafi di legno, di appena 16 metri. Sfruttando la nebbia del primo mattino, Rizzo riesce ad avvicinarsi, sfuggendo alle navi di scorta. Calcola la distanza, lancia i siluri e colpisce il bersaglio. La Santo Stefano si inclina e affonda in poche ore. È un duro colpo, che di fatto paralizza le grandi sortite della flotta asburgica, fino alla fine delle ostilità. Queste azioni partono e ritornano nelle acque di una laguna che, vista da terra, sembra aver fermato il tempo. Quando i MAS rientrano a base, spengono i motori e la città ripiomba nel suo silenzio irreale. C'è un contrasto fortissimo tra il dinamismo militare nell'Adriatico e l'immobilità fisica della città. Mentre Rizzo affonda le corazzate, nelle calli chi è rimasto continua la sua lotta quotidiana contro la scarsità di risorse. L'abbandono del centro storico è tale che in quelle settimane di primavera del 18 alcune cronache dell'epoca riportano un dettaglio che colpisce. Tra i masegni di Piazza San Marco, sulle pietre un tempo calpestate ogni giorno da migliaia di turisti e cittadini, si racconta che iniziasse a spuntare l'erba. La natura, nel vuoto lasciato dagli uomini, si riprende lentamente i suoi spazi. E in questa quiete surreale, con le chiese protette dai sacchi di sabbia e il rumore ovattato del fronte in lontananza, Venezia continua ad aspettare. Capitolo 8. Il nemico invisibile. L'autunno del 1917 aveva la paura. Ma l'autunno del 1918 porta con sé un cambiamento nell'aria. Le notizie che arrivano dal fronte del Piave sono sempre più incoraggianti. L'esercito austro-ungarico inizia a mostrare segni di cedimento strutturale. Dopo anni di attesa e di resistenza, la parola vittoria comincia a circolare nelle retrovie e tra i pochi civili rimasti in laguna. Ma proprio mentre la pressione militare sembra allentarsi, una nuova ombra scende sulla città. Non arriva dal cielo e non spara con l'artiglieria. È una nuova minaccia, silenziosa e invisibile. La cosiddetta febbre spagnola. Questa pandemia, che nel mondo sta per provocare milioni di morti, trova a Venezia un terreno drammaticamente fertile. La città è stremata. Gli abitanti, che non sono sfollati, hanno alle spalle 3 inverni di freddo, di case umide e di razionamenti alimentari. I corpi sono indeboliti dalla carenza prolungata di grassi, di carne e dalle condizioni igieniche precarie che la guerra ha imposto. Quando il virus fa la sua comparsa, si diffonde con una rapidità che sorprende le autorità. La spagnola ha una caratteristica che disorienta la popolazione. Non colpisce solo i più fragili, come gli anziani o i bambini. Sembra accanirsi contro i giovani adulti.
I reparti ospedalieri, i conventi requisiti e le camerate dell'Excelsior al Lido si riempiono di ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Molti di loro sono soldati, sopravvissuti a mesi di assalti sul Carso o alle notti all'addiaccio nelle trincee del Piave. Uomini che hanno superato il fuoco nemico vengono ora sopraffatti da una malattia che colpisce rapidamente i polmoni. I sintomi si aggravano in fretta, la febbre sale e molti malati iniziano a soffocare nel giro di pochi giorni. I medici degli ospedali veneziani e le infermiere volontarie, già provati da anni di turni continui, si trovano ad operare quasi senza strumenti. Non esistono antibiotici, non ci sono cure specifiche. Si può solo tentare di abbassare la temperatura, idratare i malati e assisterli, con il rischio costante di contrarre a propria volta l'infezione. Il paesaggio sonoro e visivo dei canali cambia ancora una volta. Le barche militari e i mezzi di pattugliamento condividono l'acqua con un traffico diverso: i trasporti funebri. In una città dove ogni spostamento logistico avviene sull'acqua, la gestione dei decessi richiede un'organizzazione che entra rapidamente in affanno. Le barche a reme destinate al servizio mortuario fanno la spola dai vari sestieri verso la laguna nord, in un ritmo continuo e silenzioso. La destinazione è San Michele, il cimitero di Venezia. Lo spazio sull'isola è limitato e il personale scarseggia. I pochi addetti rimasti in servizio non riescono a smaltire il numero dei decessi giornalieri. Le bare di legno grezzo, spesso costruite in fretta con le poche asse disponibili, si allineano sulle banchine dell'isola, avvolte dalla nebbia autunnale, aspettando il momento della sepoltura. È in queste settimane che si consuma uno dei contrasti più dolorosi dell'intero conflitto. Nelle stesse strade convivono l'attesa della liberazione e il lutto privato. Ci sono case in cui le famiglie iniziano a cercare pezzi di stoffa verde, bianca e rossa, preparandosi a cucire le bandiere da esporre per l'imminente fine delle ostilità. E ci sono case, magari sullo stesso pianottello, dove le finestre restano chiuse e si espongono i segni del lutto. Venezia si prepara a vedere la fine dell'impero austro-ungarico, ma sta pagando un prezzo imprevisto a questa epidemia. Quando le notizie dell'armistizio diventeranno ufficiali, in molte case veneziane il sollievo per la pace si mescolerà al vuoto lasciato da quest'ultima ondata di mortalità. Capitolo 9. L'alba della vittoria e le cicatrici. Siamo nell'autunno del 1918. Dopo gli ultimi giorni di ottobre, il cannone che per un anno intero aveva tuonato dalla linea del Piave, facendo tremare i vetri dei palazzi veneziani, improvvisamente tace. Per chi è rimasto in città, l'assenza di quel brontolio continuo è quasi disorientante. È un silenzio nuovo. Non è più il silenzio teso della paura o del rigido oscuramento notturno, è il silenzio fisico di un fronte che si è finalmente fermato. Il 3 novembre, un giorno prima della firma ufficiale dell'armistizio di Villa Giusti, il porto di Venezia diventa il punto di partenza per l'atto conclusivo del conflitto. Il cacciator dettinato Audace molla gli ormeggi e salpa verso est, attraversando l'Adriatico in direzione di Trieste. La città che per lunghi anni aveva vissuto sotto assedio, circondata da sbarramenti di mine e nascosta dietro i sacchi di sabbia, diventa il trampolino della fine delle ostilità. Quando la notizia della resa austro-ungarica si diffonde tra le calli, la reazione della città è irrefrenabile. Piazza San Marco, che per tutta la durata della guerra era rimasta buia, semideserta e ingabbiata dalle impalcature, si riempie di una folla immensa. Da molte finestre spuntano le bandiere tricolori, cucite in segreto nelle case durante le settimane precedenti. Ma il vero segnale del cambiamento arriva dall'alto. Le grandi campane del campanile di San Marco, che le inflessibili disposizioni militari avevano costretto al mutismo per non fornire alcun punto di riferimento ai bombardieri, tornano a suonare a distesa.
Il suono del bronzo si espande sopra l'acqua della laguna. La gente si riversa in strada, si abbraccia sui ponti. È una liberazione nervosa e fisica, lo sfogo collettivo di una popolazione che ha vissuto in apnea per oltre 3 anni di guerra. Tuttavia, l'ubriacatura dei festeggiamenti dura poco. L'inverno del 1919 porta con sé il conto reale del conflitto. Inizia la fase del controesodo. Le decine di migliaia di veneziani che erano sfollati dopo Caporetto tornano lentamente a casa. I treni in arrivo alla stazione di Santa Lucia sono carichi di famiglie che portano indietro le loro poche masserizie, sperando di riprendere la vita quotidiana esattamente da dove l'avevano lasciata, ma trovano una città profondamente diversa. Venezia non è stata rasa al suolo come i paesi della pianura veneta. I suoi grandi monumenti sono ancora in piedi, ma è una città ferita dall'abbandono. Chi gira la chiave e riapre il portone della propria casa, chiusa da oltre un anno, viene spesso investito dall'odore penetrante del chiuso e della muffa. Le stanze sono state aggredite dall'umidità salmastra della laguna, che ha gonfiato gli intonaci e rovinato i pavimenti. Molte abitazioni dei sestieri popolari sono state saccheggiate. I mobili in legno sono spesso spariti, smontati e bruciati nei mesi più freddi dell'inverno precedente, semplicemente per scaldarsi. I vetri delle finestre sono rotti o incrinati dagli spostamenti d'aria delle bombe e mancano i soldi per sostituirli. Il porto commerciale è fermo da anni, i mercati faticano a riempirsi di merci. I turisti stranieri che animavano il Lido durante la Belle Époque sembrano appartenere ad un secolo passato. La scarsità di cibo non scompare automaticamente con la firma dei trattati di pace. Venezia scopre di aver superato la guerra, ma di essere diventata una città impoverita. In questo clima fatto di sollievo e di fatica quotidiana, la città inizia lentamente a svestirsi della sua armatura difensiva. Si smontano le massicce impalcature dai portici di Palazzo Ducale, si svuotano a mano migliaia di sacchi di sabbia ormai induriti dalle intemperie, liberando le facciate delle chiese. Si attende solo il simbolo visivo del ritorno alla normalità, e questo simbolo arriva con i 4 cavalli di bronzo di San Marco. Erano stati calati dalla loggia e trasferiti a Roma per sfuggire alla distruzione. Ora fanno il loro ritorno in città. Vengono nuovamente issati e fissati sulla facciata della basilica, davanti agli sguardi sollevati dei cittadini. Il loro riposizionamento segna la fine visiva dello stato d'assedio. Sotto le assi di legno, Venezia era sopravvissuta, la sua architettura era salva, ma osservandola bene, la città era cambiata. La capitale della leggerezza e dei salotti europei aveva imparato a nascondersi nel buio, aveva guardato il cielo, da secoli la sua fonte di luce e ispirazione, trasformarsi in una minaccia. Si era sepolta sotto la sabbia e i ponteggi per non sparire, e ora si preparava, faticosamente, a ricominciare. Questa era la Venezia della Grande Guerra, una città di privazioni materiali, di paura, ma anche di un'ostinata e silenziosa resistenza civile, ben lontana dall'immagine delle cartoline turistiche. Se questo viaggio nella memoria vi ha mostrato un volto della Serenissima che non conoscevate, vi invito a lasciare un mi piace. È un piccolo gesto, ma per il nostro canale è fondamentale per continuare a scavare in queste storie. Iscrivetevi a Venezia e la sua storia e attivate la campanella per non perdere i prossimi capitoli del nostro passato. Voi conoscevate i dettagli di questa vita sotto i bombardamenti aerei o dell'oscuramento totale? Scrivetelo qui sotto nei commenti, leggiamo e rispondiamo ad ogni vostra storia. Grazie per averci accompagnato fin qui. Alla prossima!